Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi con questo interattivo esploriamo le energie della settimana che va dal 27 dicembre al 2 gennaio. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, però prima di iniziare volevo invitarvi, se vi piace questo video e altri che trovate nel canale, a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella. In questo modo non rischiate di perdere i prossimi video e mi aiutate a migliorare questo canale che vuole promuovere i tarocchi come mezzo di autoconsapevolezza e benessere interiore. Bene, abbiamo quindi tre varianti fra cui scegliere. Potete fermare il video un momento per scegliere con calma, ma comunque seguendo il vostro istinto la variante che più vi piace e poi scorrere il video fino alla parte che la descrive. Dunque, la prima è quella con la calcite arancio, la seconda è quella con l'agata azzurra e la terza quella con il quarzo rosa. Sta a voi decidere e noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella della calcite arancio, e vediamo subito le energie per l'intera settimana. Abbiamo la Grande Madre della Terra, è una carta con il numero 3, quindi indica una crescita, un momento di raccolta di frutti che sono appunto la conseguenza dei vostri sforzi, quindi è una carta che preannuncia una crescita, una raccolta di manifestazioni del vostro percorso che avete fatto fino ad oggi. È legata al segno della terra, quindi sono manifestazioni concrete, risultati tangibili che appunto indicano una crescita di tipo soprattutto materiale, una crescita tangibile che si può appunto toccare, si può notare chiaramente. Bene, vediamo adesso cosa ci dicono i tarocchi e i loro messaggi più dettagliati. Vediamo, la carta centrale è il Re di Denari, che ben si sposa con la Grande Madre della Terra, e la settimana inizia con il Matto. Poi abbiamo il Re di Coppe, il Mondo, e la seconda parte della settimana inizia con la carta della temperanza, il 6 di denari e il paggio di spade. Effettivamente è una settimana molto proficua perché c'è una varietà di carte veramente positive. Innanzitutto vediamo che la settimana inizia con la carta del matto che indica un nuovo inizio, una nuova avventura, un atto un po' così, volendo rischioso da parte vostra, perché vedete il matto viene disegnato così sul ciglio di un dirupo, come se si stesse per buttare in un vuoto che non è sicuro appunto di sapere dove va a cadere fondamentalmente, però crede nei suoi valori, crede nelle sue qualità e quindi fa un atto di fede, si dice solitamente. Quindi c'è un qualcosa di nuovo che voi andate a intraprendere questa settimana. Voi siete rappresentati dal Re di Coppe, quindi da una persona che comunque fa questa specie di salto nel vuoto, comunque intraprende una nuova avventura in una maniera molto matura,
è molto calma a livello emotivo, non si fa prendere da paure, da scoramenti o da ansie che non sono necessarie. Vedete, il Re di Coppe viene rappresentato galleggiante fondamentalmente sul mare e rimane stabile e fermo nonostante le onde e i vari pesci che popolano il mare e lo circondano. Quindi vi mostrerete molto tranquilli per questa nuova avventura che volete intraprendere, ed effettivamente avete tutte le possibilità per avere successo, perché abbiamo subito dopo la carta del mondo, che indica appunto successo, pienezza, completezza, riconoscimenti. Quindi sicuramente è un'avventura che sarà proficua per voi, abbastanza subito. E infatti un'altra carta che vi rappresenta è il Re di denari, che è una persona in grado di gestire tutti gli aspetti materiali dell'esistenza, soprattutto le finanze, il lavoro, ma comunque che ha un carattere molto logico, molto pratico, molto posato, molto radicato a terra. Quindi siete veramente in grado di gestire sia le vostre emozioni che gli aspetti più materiali della vostra vita in questa settimana, durante questa settimana. Ed infatti è interessante vedere che la seconda parte della settimana vede queste due carte, la temperanza da un lato e il 6 di denari dall'altro, che sono due carte che indicano equilibrio. La temperanza è un equilibrio, diciamo, un pochino più alto, nel senso che è un equilibrio interno vostro, che vi permette poi di esprimere questo equilibrio anche nella vostra realtà, nelle varie situazioni in cui vi muovete grazie al 6 di denari. Perché dico questo? Perché il 6 di denari indica appunto un equilibrio di risorse, quindi riuscirete a avere questo tipo di equilibrio a livello anche materiale, finanziario, come conseguenza di un approccio equilibrato da parte vostra. Quindi da un lato queste due carte insieme possono indicare che questa nuova avventura in cui vi imbarcate questa settimana vi porterà comunque a dover trovare un nuovo equilibrio nella vostra esistenza, ma riuscirete a farlo in maniera dolce, nel senso senza particolari traumi, però dovrete comunque adattarvi a una situazione nuova. Magari potrete dovrete fare anche un po' di risparmi, però appunto avendo voi la qualità del Re di denari riuscirete senza grandi fatiche, senza grandi sforzi a mettere da parte le risorse necessarie per appunto iniziare questo nuovo percorso che vi vede protagonisti all'inizio della settimana. La carta poi del paggio di spade può appunto indicare questo nuovo percorso che ha a che fare magari con la comunicazione o comunque con un'attività di tipo intellettuale, può anche significare che questo nuovo equilibrio vi porterà a cercare nuove risorse, nuovi fattori che vi potranno aiutare in questo nuovo percorso. Però diciamo in generale è una settimana dove un nuovo ciclo si apre,
voi siete assolutamente in grado di gestirlo, è anche parte della vostra volontà, per come le carte me lo mostrano. È una cosa che voi state gestendo e siete in grado di farlo in maniera eccelsa. Sapete poi anche adattarvi a nuove situazioni, a nuove magari situazioni in cui dovrete magari fare dei risparmi o qualcosa del genere, senza grossi problemi. Quindi una settimana dove, come dice la grande madre della terra, state raccogliendo dei frutti di un lavoro che avete fatto, di un lavoro che vi ha portato a questo punto per poter fare anche un salto di qualità nella vostra vita, perché questa carta del matto io lo vedo anche proprio come un salto verso una situazione anche più stabile, più fruttuosa rispetto al vostro passato. Quindi in generale è una settimana molto, molto positiva dal punto di vista soprattutto concreto e materiale e molto probabilmente finanziario, appunto, considerando che c'è il re di denari e il 6 di denari e la grande madre della terra che appunto riguarda successo, stabilità dal punto di vista proprio ehm, finanziario, di benessere materiale, mettiamola così. Dunque, dal punto di vista lavorativo, se guardiamo nello specifico il lato professionale, c'è appunto un nuovo incarico, se siete liberi professionisti, un cambiamento all'interno del vostro lavoro, se siete dipendenti, un qualcosa che vi porta comunque successo, che vi porta riconoscimento da parte probabilmente anche dei vostri superiori, se siete dipendenti, appunto, che vi fa riconoscere le vostre qualità sia dal punto di vista della calma, della professionalità e anche della gestione delle risorse. Questo riconoscimento, questi cambiamenti, questi frutti che raccogliete dal punto di vista professionale vi porteranno a un nuovo equilibrio interno, ma anche materiale, appunto con il 6 di denari, quindi magari un equilibrio anche dal punto di vista finanziario, cioè delle entrate migliori o comunque vi darà l'opportunità di creare più stabilità dal punto di vista professionale. Ciò non toglie con il paggio di spade che dovete comunque fare affidamento molto anche sulle vostre qualità comunicative, ehm, perché il paggio di spade indica appunto anche una velocità di pensiero, una curiosità, un miglioramento qualitativo, un percorso di ricerca. Magari dovrete chiedere per ottenere dei vantaggi finanziari, ciò nonostante li otterrete appunto. Quindi è comunque una settimana che, soprattutto dal punto di vista finanziario, come ho detto prima, ma anche lavorativo, vi vede estremamente appagati. Dal punto di vista invece sentimentale, c'è una fase nuova con la carta del folle, del matto, può essere un incontro nuovo con una persona con
con cui vi sentite molto appagati, molto in sintonia. È a prescindere dal sesso, qui è rappresentata questa persona dai due re, quindi dal re di coppe e dal re di denari, che quindi indica una persona matura sia dal punto di vista emotivo che anche dal punto di vista materiale, ovvero una persona comunque equilibrata, una persona autorevole, seria, pratica ma anche sensibile con il re di coppe e che appunto essendo un re è in grado appunto di gestire la sua vita in una maniera molto molto autorevole o comunque che riesce in maniera matura a gestire sia la propria vita relazionale che materiale con il re di denari. Questo incontro, questa nuova relazione per i single crea un nuovo equilibrio anche non solo interiore, ma anche appunto una certa stabilità. È una relazione che diventa, che diciamo, fa notare subito degli elementi di stabilità fin dall'inizio. Quindi anche se voi magari manifestate con il paggio di spade un certo iniziale scetticismo, però vedo molta solidità in questo nuovo incontro. Se invece siete già in relazione o state frequentando una persona, appunto questa settimana la vedo molto appagante con questa persona, con degli elementi di stabilità che vanno presentandosi durante questa settimana. Come ho detto, questa persona comunque ha i tratti del re di denari e di coppe, quindi una persona sensibile ma anche concreta e solida su cui poter fare affidamento. Vediamo adesso cosa dicono le carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. E vedi, abbiamo il re Mida. Questa è un po' la carta che fa il paio con il re di denari, ovvero parla del re Mida che trasforma in oro tutto ciò che tocca e che quindi indica proprio un atteggiamento di tipo da investitore, tipico di una persona che rischia per intraprendere appunto degli affari, quindi è una persona che si mette in gioco e che ha l'acume anche finanziario, anche da imprenditore di accrescere il proprio valore e soprattutto di ottenere successo. Quindi questa è una carta che vi suggerisce, vi incita a mettervi in gioco, a credere nelle vostre abilità imprenditoriali, soprattutto, quindi è soprattutto una settimana obiettivamente con la grande madre della terra, tutte le carte denari che abbiamo visto e questa qui del re Mida, è una settimana che vi sprona a darvi da fare dal punto di vista finanziario, a rischiare o comunque a puntare alla gestione proficua dei vostri averi, delle vostre finanze, perché c'è tutto da
da guadagnarci, insomma avrete dei vantaggi questa settimana, soprattutto da questo punto di vista finanziario. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'agata azzurra. Vediamo subito le energie generali per tutta la settimana. E abbiamo il grande padre dell'acqua. È una carta di armonia, di pace interiore e soprattutto di armonia con l'ambiente circostante, di serenità, quindi sicuramente una carta positiva. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il 5 di denari, mentre inizia la settimana con il paggio di bastoni, il 3 di denari, il papa e la seconda parte della settimana vede l'8 di coppe, il 4 di bastoni e il 6 di coppe. Dunque, la prima parte della settimana per alcuni di voi sicuramente indica un percorso di studi, perché ci sono tre carte, quella del paggio di bastoni, del 3 di denari e il papa, che indicano proprio, vi danno proprio questo messaggio di un percorso di studi che si sta avviando, un percorso dove imparerete delle nuove tecniche, soprattutto anche pratiche, dove c'è appunto il Papa che indica proprio, è proprio la figura dell'insegnante in questo senso, vedete, è il Papa che fa la predica, tra virgolette, a due prelati ai suoi piedi. Quindi proprio uno dei suoi significati principali è quello proprio dell'insegnamento. Quindi in generale però appunto c'è un nuovo, un qualcosa che voi state iniziando con il paggio di bastoni, cioè un percorso che implica una collaborazione con una persona o più persone che possono esservi di aiuto perché hanno una maggiore conoscenza di voi su delle questioni. Anche questo appunto è implicito nella carta del Papa, mentre voi siete rappresentati dal paggio di bastone che indica comunque un ruolo più da novizio, tra virgolette appunto, dove però appunto voi siete carichi di entusiasmo perché appunto sapete che questa collaborazione può essere molto proficua per voi. Il 5 di denari indica però anche una, come dire, delle mancanze dal punto di vista materiale. Vi sentite un attimo isolati in questo nuovo percorso che state compiendo, in questo collaborazione che state compiendo, cioè al di fuori di questa nuova collaborazione non vi sentite molto supportati all'interno dell'entourage che frequentate solitamente, e nella seconda parte della settimana vi vedo che comunque voltate le spalle alle persone che
non sono in linea con questo percorso che state compiendo e vi vedo andare verso un nuovo tipo di stabilità più congeniale a voi, con il 4 di bastoni e il 6 di coppe. Il 4 di bastoni indica proprio una casa, una stabilità di tipo anche solido. Vedete, il 4 di per sé è una carta di stabilità, nell'ambito dei bastoni indica proprio una stabilità energetica, comunque una nuova comunità insieme al 6 di coppe con cui vi sentite molto in linea. Vedete, questa è una carta disegnata così, con queste due figure che si tendono la mano, che collaborano anche qui insieme, no? Per costruire, volendo, apparentemente un giardino o un vivaio, non saprei. Ehm, Rende proprio l'idea di una comunità che si aiuta reciprocamente e in cui vi sentite a vostro agio, che è un po' il messaggio del grande padre dell'acqua. Quindi in generale il messaggio di queste carte per questa settimana è che andrete ad iniziare una nuova collaborazione dove imparerete molte cose, lascerete andare situazioni, persone che non vi sono più congeniali e troverete una nuova stabilità, una nuova comunità in cui esprimervi meglio, perché è più in linea con il vostro nuovo percorso. E infatti il grande padre dell'acqua indica proprio armonia con le persone, con l'ambiente circostante. Quindi è come se appunto questa nuova collaborazione, questo nuovo percorso, queste nuove competenze che andrete ad acquisire vi porteranno naturalmente verso un ambiente molto più consono a voi, al vostro nuovo essere. Dal punto di vista lavorativo, e qui c'è sicuramente una collaborazione lavorativa che in particolare dal punto di vista lavorativo vi permetterà di costruire un qualcosa di nuovo, più stabile, più congeniale per voi, anche se magari rimarranno dei problemi, delle carenze di tipo finanziario con il 5 di denari, perché 5 di denari indica sempre un po' uno scossone dal punto di vista economico, però vi vedo con l'8 di coppe appunto continuare il vostro percorso, perché appunto siete attirati verso un altro tipo di percorso lavorativo che avete iniziato appunto e che vi permette appunto di creare stabilità nella vostra vita dal punto di vista anche affettivo, di comunità lavorativa, di team, di un nuovo tipo di ambiente di lavoro che vi è molto più consono, molto più vantaggioso. Quindi imparerete delle competenze, farete una nuova collaborazione, farete dei nuovi magari percorsi di studi, dei training, anche possono essere espressi dalla carta del Papa. Ci saranno probabilmente anche delle ristrettezze economiche che verranno come conseguenza inizialmente, però io vi vedo molto determinati nel continuare questo percorso, perché appunto siete attirati da una stabilità, da un ambiente emotivo molto più rilassato, molto più congeniale a voi. Dal punto di vista sentimentale, c'è
con la carta del Papa potrebbe essere anche una consolidazione, scusate, un consolidamento di una relazione anche dal punto di vista ufficiale. Sicuramente però ci sarà una stabilità all'interno della coppia, che siate già in coppia o che state semplicemente frequentando qualcuno. Io vedo il 4 di bastoni e il 6 di coppe come carte molto positive da questo punto di vista. Sicuramente anche il 3 di denari indica una progressione anche di tipo materiale all'interno della coppia. Ci saranno anche per voi dal punto di vista sentimentale, però ci saranno appunto dei fattori economici da tenere in conto questa settimana anche all'interno probabilmente della gestione della coppia, a cui non darete particolare importanza, però perché vedo proprio che siete in questa settimana state andando verso qualcosa che è più importante per voi, che è appunto la stabilità emotiva e anche materiale, appunto, di casa, col 4 di bastoni, proprio si crea un nido per la coppia questa settimana. Quindi sicuramente è una settimana positiva sotto tutti i punti di vista, anche sentimentale. E adesso vediamo la carta degli archetipi, cosa ci dice su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. E abbiamo la carta del trickster, che è quello che fa i trucchi da teatro. Infatti vedete al cappello da mago con la bacchetta tipica. Dunque, questo è un archetipo un po' particolare perché segnala l'archetipo di colui che vuole un po' stupire il pubblico, no? Con dei trucchi. E vuol dire che questa carta vi sta suggerendo di andare un po' ehm, oltre i passi, i cammini soliti, andare un po' oltre le convenzioni, cercare di stupire non tanto gli altri, ma secondo me proprio voi stessi, appunto voltando le spalle a percorsi già fatti e andando verso quello che effettivamente è in linea con voi stessi, appunto, che è rappresentato dal 4 di bastoni e dal 6 di coppe, quindi insomma la stabilità e l'equilibrio sia emotivo che anche materiale. Però appunto è la carta del mago, del trickster, è quella appunto di non porre in essere comportamenti già a cui già siete abituati, però appunto andare un po' anche sopra le righe, deragliare un po' dai percorsi soliti, se questo vi aiuta a appunto ottenere quello che vi sta più a cuore, che appunto in questo caso è appunto l'equilibrio, la pace, la serenità interna, come indica appunto il grande padre dell'acqua. Fare anche un po' di colpi di teatro, ecco, mettiamola così. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Bene, iniziamo con la terza variante, quella del quarzo rosa. Vediamo subito le energie generali della settimana. E abbiamo il serpente folle del fuoco. Questa è una carta un po' particolare perché indica un cambiamento
improvviso, un po' come la carta della torre nei tarocchi, un qualcosa che ehm, arriva, che non è appunto stato previsto e che cambia abbastanza rapidamente la nostra situazione. Siccome si parla dell'elemento fuoco, può riguardare anche qualcosa di ispiratore, un'intuizione che abbiamo, un'ispirazione che ci viene, anche nuove idee o un sorgere di nuovi interessi che arrivano nella nostra vita. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il 9 di spade e la settimana inizia con la carta del giudizio, il 3 di denari, la regina di denari e la seconda parte della settimana vede il 10 di spade, la carta dell'eremita e la settimana finisce con il 2 di denari. Dunque, la carta del serpente folle del fuoco richiama molto la carta del giudizio all'inizio della settimana, perché la carta del giudizio è un po' la carta della chiamata, possono essere delle notizie che arrivano questa settimana proprio all'inizio, che appunto possono creare delle preoccupazioni, dello sconforto. Perché dico questo? Perché c'è il 9 di spade e poi il 10 di spade che indica appunto sono carte di preoccupazione, di malessere e comunque insomma di abbattimento, ecco, mettiamola così, di abbattimento. Quindi probabilmente riceverete delle notizie che riguardano ehm, per molti di voi la sfera materiale, perché appunto ci sono soprattutto carte di denari, quindi io sinceramente mm, non vedo questioni proprio sentimentali in questa settimana, più che altro proprio questioni di finanziarie, materiali, insomma. C'è la carta del 3 di denari che indica appunto ehm, altre persone con cui avete a che fare, magari una di queste è proprio la regina di denari, che è una persona, a prescindere dal sesso, che è in grado di gestire delle risorse, che ha comunque delle risorse in suo possesso. Vedete, questa donna ha la carta ha il simbolo dei denari nel suo grembo, a cui fa affidamento, quindi mi dà proprio l'idea che c'è una comunicazione da parte di questa persona ehm, che ha a che fare appunto con magari una collaborazione che avete con questa persona o comunque dei profitti, delle questioni finanziarie con cui avete a che fare appunto con questa persona, una comunicazione magari relativa anche a una questione che c'è da tempo, che comunque pensavate che fosse una questione chiusa, no? Perché la carta del giudizio indica appunto un qualcosa che torna dal passato,
Quindi può essere una questione che pensavate fosse chiusa, invece sorge di nuovo e questo vi dona ansia, sconforto e vi fa sentire un po' isolati. Probabilmente dovrete trovarvi questa settimana da soli una soluzione per riequilibrare appunto la situazione dal punto di vista soprattutto finanziario e materiale, perché il 2 di denari indica appunto trovare un bilanciamento dal punto di vista soprattutto materiale in questo caso, perché ci sono molte carte di denari, quindi io direi che il messaggio principale per tutti voi è proprio dal punto di vista finanziario e materiale. La carta dell'eremita indica una persona che deve cercare una soluzione da sola e anche con molta riflessione, molta introspezione. Ehm, riuscirete comunque, mh, riuscirete a trovare, anche se con molto sforzo, un equilibrio alla fine della settimana. Vedete, questa persona sta tenendo in aria entrambe le palline, quindi insomma ci vuole abilità, ci vuole sforzo, però ci sta riuscendo. Quindi sicuramente è una soluzione provvisoria, però almeno riuscirete a tamponare qualsiasi problema dovrete affrontare questa settimana dal punto di vista finanziario. Questo diciamo in generale io vedo appunto un, delle preoccupazioni soprattutto dal punto di vista materiale, dovute probabilmente a una questione che sorge all'interno di un gruppo, di una collaborazione che avete e che vi porta, probabilmente è una collaborazione che non funziona o che comunque richiede delle risorse finanziarie magari che non avete, questo vi porta appunto a dover fare un po' salti mortali. Dal punto di vista lavorativo è più o meno la stessa cosa, perché evidentemente ci sono magari volevate un aumento, se siete dipendenti non riuscite ad ottenerlo, o facevate affidamento a delle risorse che poi non vi vengono date, o comunque dei problemi al lavoro che vi creano appunto degli scompensi, però io vedo proprio dal punto di vista finanziario, quindi per molti di voi vale soprattutto questo messaggio, appunto, ehm, ehm, come se la collaborazione, il vostro team di lavoro con cui avete a che fare vi abbia come ehm, creato dei problemi improvvisamente, appunto, per una questione magari che per un qualcosa fatto nel passato che però vi si viene a chiedere conto ora. Dal punto di vista sentimentale non vedo niente. Ehm, magari appunto può esserci qualcuno del passato che torna, che vi dà molte preoccupazioni e che per questo motivo, soprattutto perché non era una persona che considerate particolarmente affidabile, preferite rimanere ehm, cioè
da soli con l'eremita, però ecco, io vedo poco le questioni sentimentali in questo caso, vedo molto un discorso materiale finanziario, la carta del giudizio indica proprio una comunicazione soprattutto che può preoccuparvi, però appunto il 2 di denari mi dà proprio l'idea che riuscirete comunque a trovare un vostro equilibrio abbastanza presto dal punto di vista materiale. Sicuramente la carta dell'eremita vi sta consigliando comunque di stare un po' da voi stessi e riflettere da soli sulla questione. Il 10 di spade può anche indicare comunque che vi sentiate, scusate, un po' vittime della situazione, come se appunto delle persone attorno a voi, come può indicare il 3 di denari, vi abbiano in parte giocato un brutto tiro o comunque non vi abbiano supportato più di tanto e questo vi può portare a isolarvi. Però appunto il 2 di denari mi dà proprio l'idea che riuscirete comunque a trovare un vostro equilibrio da soli anche senza fare affidamento a nessun altro in particolare. Vediamo adesso cosa ci dice la carta degli archetipi. E abbiamo il vendicatore mascherato. Dunque, questa è la carta un po' del cercare giustizia, quindi sì, mi dà proprio l'idea che non vi sentite supportati, che c'è stato, diciamo, comunque che ci sarà comunque un evento, un qualcosa, un atteggiamento da parte delle persone da voi a voi vicine che vi giocheranno secondo voi un brutto tiro e comunque la carta del vendicatore sta a indicare semplicemente quello di appunto evitare il vittimismo ma a cercare di giustizia, quindi far sentire la propria voce per far valere i propri diritti. Il 2 di denari comunque mi dà l'idea che proprio dà il messaggio forte di riuscire, che riuscirete a bilanciare comunque la situazione, a trovare un vostro equilibrio già alla fine della settimana. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto, abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi interattivi e le prossime previsioni. E noi ci vediamo presto. Ciao!